la migliore bull paddle hack mai provata da me medesimo e anche da Alvin. Ciao a tutti da Emiliano ed Alvin e benvenuti ad un nuovo video sul canale YouTube Padel Review, dove siamo oltre 16.000, siamo alla Casa dei Padel. Ho già detto il nome della racchetta, la Bull Paddle Hack 04, sì. La nuova pala di Paquito Navarro. Però, diciamo, allora, tu hai detto io il nome, tu che cosa dici? Beh, io volevo dire un'altra cosa. Ah, che volevi dire? Dillo. Che l'unica volta che il nome è facile non me lo fai dire. Giusto? L'unico che sapevo. No, c'è da dire, è la migliore che abbiamo provato, ma abbiamo tolto l'Esacor. Subito. Non l'ho neanche pesata con l'Esacor. L'ho tolto, sono andato da Marco Fusina a Net Paddle Store, che ormai è il mio toglitore di Esacor di fiducia, e abbiamo messo 2 overgrip. Poi vi diremo sia peso che bilanciamento senza Esacor. Ma ci è piaciuta, finalmente possiamo dire che ci è piaciuta. Ma Alvin, cosa devono fare i nostri telespettatori? Dai. Se non l'avete ancora fatto, mettete mi piace al video, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina così sarete sempre i primi a vedere il video, dite al vostro amico di iscriversi al canale e quinta ultima cosa, rispondete alla domanda di Amy. Voi l'avete provata la nuova hack? E se l'avete provata, che ne dite? Scrivetelo nei commenti. Prezzo 300 euro di listino, codice sconto Carchia10 sul sito Padel Market. Ricordo che è attivo anche Carchia 15 in questi giorni di Black Friday, approfittatene perché ci sono tantissime offerte su racchette della scorsa stagione che sono tuttora super valide. Che dire? 299 euro, che sono 270 euro col codice sconto Carchia10, devo dire, visti i prezzi degli altri brand con racchette firmate da top player, esatto. Questa qua è firmata da giocatore più iconico, più amato, uno dei più talentuosi di sempre, Paquito Navarro, lo dico che è un buon prezzo. Sì, ha rapportato a tutti i top player. È sicuramente uno dei rapporti qualità-prezzo migliori e poi finalmente ci è anche piaciuto, quindi male non fa. Esatto, sono d'accordo. Parliamo del livello intermedio-alto in su. Per me principalmente giocatori di sinistra, anche se come mi ha detto Paquito Navarro nell'intervista che ho fatto a Madrid quando è stata presentata la racchetta, ha detto questa è un po' più di controllo, quella di prima era più potenza pura, cioè era molto più potente. Devo dire sì che è un po' più controllata, su potente questa non l'ho trovata, cioè l'ho trovata più potente delle altre, forse perché abbiamo tolto l'Esacor, è diventata più bilanciata in testa. Esatto. Però magari l'altra era un po' più esplosiva, questa è un pochino più controllata, il punto dolce di questa, anche come abbiamo visto l'anno scorso, è un po' più grande, e quindi per me soprattutto a sinistra, guarda pure a destra in realtà, cioè non è una pala così difficile, dice che a destra non si può usare, anche perché comunque esce bene, il pallonetto se la prendi bene va... Sì, gioco di destra aggressivo gioco di destra aggressivo, secondo me questa qua ci sta, quindi livello più intermedio alto, quello sicuro, più di sinistra. E forse direi alto a destra. Alto a destra, sì. Sì. Infatti ci gioca adesso. Parliamo delle caratteristiche tecniche della Bull Paddle Hack firmata da Paquito Navarro. Forma a diamante, piatti in carbonio, anzi in tricarbon 18K e gomma nuova multi-eva a 3 strati, 2 strati esterni con gomma più rigida, esatto, e quello interno con gomma un po' più morbida. Nuovo sistema di ruvidità che devo dire che genera anche buoni effetti, c'è un buon grip sulla palla quando si colpisce, la possibilità di mettere i pesetti in alto, la possibilità di mettere i pesetti nel grip. Abbiamo detto, abbiamo tolto l'Esacor, abbiamo giocato con 2 overgrip, nuovo ponte della hack, nuovo Air React Channel che diventa Air Power per aumentare la rigidità della pala e anche la sua maneggevolezza. Adesso Alvin l'accetto con comodissima polsiera, devo dire che con 2 overgrip si gioca anche molto bene, sì. La mano finalmente è salda e non si perde come con l'Esacor. Alvin, peso e bilanciamento. Ricordiamo, come ha detto da te Amy, il peso senza Esacor ma con 2 overgrip è di 366 grammi e un bilanciamento a 27 centimetri. Forse questa è una delle hack, forse la hack tra hack e vertex, quella col bilanciamento più alto che abbia mai misurato, perché con l'Esacor andava... Sì, perché l'Esacor comunque abbassa tanto. Abbassa tanto perché pesa più di un grip normale, pesa più di 2 overgrip. Alvin, abbiamo detto tutte le caratteristiche di questa hack 04, parliamo adesso di come si comporta da fondo campo. Allora, non è una racchetta facile, no, diciamolo subito. È molto meglio, è la migliore mai provata, almeno secondo me, anche secondo te, sì. Ma non è assolutamente una racchetta facile, è una racchetta un po' ingombrante, come anche la Vertex, è una racchetta non tanto maneggevole, comunque 366 e 27 si sente,
punto dolce non è tanto ampio, quando non la centri è un po' legnosa, però è una racchetta che comunque quando la impatti bene, il punto dolce, ripeto, è molto più ampio rispetto a un paio di anni fa, 3 anni fa, e qualche l'hanno fatta più facile. Cioè, la palla è veramente pesante, esce pure bene per i pallonetti. L'anno scorso, secondo me, scappava un po' di più, invece quest'anno, vedo, un po' più controllata. essendo più controllata, scappa molto di meno, e comunque, cioè, nel senso, è una racchetta che d'attacco, cioè una racchetta che fornisce palle pesanti, una racchetta comunque che si sente sempre tanto bene la pallina, pure se ogni tanto forse scappa perché la gomma è molto esplosiva. Però predilige il gioco teso anche comunque in difesa. Predilige, sì, anche in difesa gioco teso piuttosto che a suon di pallonetti, che se li prendi bene vanno su bene, se appena scentri si fatica un pochino. Ma adesso la provo subito da fondo campo con Alvin che mi mette alla prova. Hack di Paquito senza Esacor, come detto sicuramente più controllata degli anni scorsi, ma comunque l'ho trovata più potente perché essendo, anche qui pennello tutto, essendo comunque senza Esacor, la racchetta è bilanciata a 26, Alvin purtroppo non me ne caccia una dentro. Palla pesante, però ripeto un pochino ingombrante perché comunque diamante, bella diamantona. E guarda come smarmello qui il pallonetto a 2 mani, vai Alvin, alza un pochino il ritmo. E sto qui difensivamente un po' faticato perché comunque la racchetta 366 27 di bilanciamento, Alvin purtroppo non continua a non cacciarne una dentro. Questa è uscita fuori, però ripeto, palla pesante. Questo qua ad esempio l'ho presa male, legnosa, la palla è rimasta davvero molto corta. Vai, l'ultima. Anche qui a muoverla un po' faticato, però rispetto agli scorsi anni questa ci è piaciuta tanto. Alvin, l'ho provata da fondo campo, che dici tu alla rete? Come dicevi tu, allora, in questo caso a ritmo blando rende bene perché comunque non sei mai in ritardo, è una racchetta tecnica, è una racchetta comunque abbastanza difficile e tosta, e quando si è in possesso del gioco, quindi il ritmo blando, l'avversario vi gioca comunque palle abbastanza facili e ci si arriva bene, è una racchetta che comunque ti dà tanto, quindi è ti dà una palla, ti risponde con una palla pesante, una palla che comunque anche in volée puoi fare, dico, il vincente, il punto, anche solo facendo dritto rovescio. Quando invece il ritmo si alza e iniziano a magari tirarti addosso, farti muovere un po' e sei un po' in ritardo, ogni tanto, nonostante il punto dolce comunque, ricordiamo, un po' più ampio, è un po' come dici tu, un rumore proprio legnosa, difficile, magari quando sei in difficoltà provi a tirare lo stesso forte, magari ti rimane un po' corto, quindi è una racchetta sia aggressiva ma molto tecnica secondo me, cioè molto, non dico difficile, ma cioè, per rendere bene deve essere molto tecnico e soprattutto fisicamente arrivare bene sempre sulla pallina. Esatto, però comunque dopo, bene rispetto però dopo quando comunque vai, la palla ti restituisce quello che tu gli dai, quindi se tu vai aggressivo, vai incisivo. E una cosa volevo dire, se tu vai sicuro sulla pallina, allora lì ti rende tanto, se ogni tanto ha qualche incertezza può non aiutarti. Sul blocco invece devo dire è ottima, sul ciò che devo lì ha un pochino sofferto la sua maneggevolezza, invece sulla deada quando sto bene fisicamente. Quindi mai. Quindi non si può dire deada. Niente, la deada non fa schifo. Però quando la deada vi arriva diciamo vicino al corpo riusciamo a sprigionare un ottimo effetto perché comunque dà un buonissimo effetto. Adesso mi vedete un po' a rete sperando di star bene fisicamente. No. Perché abbiamo mangiato anche, possiamo dirlo. Cosa? No, abbiamo mangiato. Non diciamo cosa. E adesso la provi, che io ti metto pure alla prova, dai. A rete con l'hack di Paquito. Già il peso, anche a bassi regimi, iniziamo a sentirlo, quindi mi raccomando, fondamentale l'utilizzo della mano non dominante per tenere sempre la racchetta alta, perché alla lunga fidatevi che vi peserà un po' sul braccio.
Allora, sicuramente aver tolto il laser core, cosa che faremo sempre da oggi in poi per tutte le hack, per tutte le bullpade che vengono con laser core, averlo tolto sicuramente ci ha dato qualcosa in più in termini sia di maneggevolezza che anche di bilanciamento, che male non fa. Gli effetti sono buoni, avete visto come la palla, come la pallina esce anche a ritmo blando, pesante, punto dolce comunque buono, come ho detto prima. Vai Emina, mettiamo il ritmo, vediamo come si comporta. Ecco, in situazioni di difficoltà, quando siete lontani con le gambe non vi aiuta tantissimo, però quando invece siete voi, quando siete voi invece in vantaggio, una racchetta comunque che non dà tanta potenza, ma comunque la pallina esce bella pesante. Vai, ultima, vediamo se mi tieni. Buona questa, vai, bloqueo. Beh, che dire, ottima. Sì, molto buona, comodissimo anche per fare il blocco. Buoni effetti. Finalmente, togliendo laser core, l'area 04 di Paquito. Mi avete visto a rete e adesso è il tuo momento dall'alto. Palla pesante anche dall'alto, ovviamente se giochi più palle dall'alto un po' stanca il braccio, nel senso, come detto prima, è ingombrante. Mi sono dimenticato di dire una cosa: quest'anno Bullpadel ha deciso di inserire i gommini nelle racchette, sono anche nella Vertex, non sono chiamati shockout, quindi penso che non siano shockout, perché sul sito non c'è scritto. Non c'è scritto questi gommini, che servono anche un po' a smorzare le vibrazioni. Sono stati messi qua perché comunque regalano, comunque mantengono lo stesso bilanciamento base della racchetta. C'è da dire che la racchetta ha stancato, ma non mi ha... C'è anche il Vibra Drive, mi sono dimenticato. Mi ha stancato, ma non mi ha fatto male. Mai. Quindi sicuramente aiutano dall'alto. Palla pesante, sì. Anche bene effetti, cioè nel senso, quando si va di potenza, cioè lasciare andare il braccio. Possiamo parlare della Nox Italia che abbiamo appena recensito, ecco, quella il braccio va da solo, qui devi mettercelo. Qui ce lo devi mettere, quindi ogni tanto magari la palla rimane corta sulle vibore soprattutto, però quando la impatti bene, riesce ad andare bene il braccio, escono dei bei siluri, sempre per esempio convinto. molto più potenti della racchetta di Tapia, se dobbiamo fare il paragone con l'ultima racchetta che abbiamo recensito sempre qui su YouTube. A patto che vai convinto. Però. Vai convinto, smash piatto pure bene, effetti bene e ripeto, alla lunga un po' stanca giocare più palle nello stesso punto dall'alto, però non mi è dispiaciuta. Invoglia a chiudere il punto primo, dai. Invoglia a chiudere il punto prima, esatto. Ma adesso la provo dall'alto nella solita sequenza e poi faremo la classica sfida in cui giocherò prima io e poi Alvin con questa hack di Paquito Navarro. Vai! La nuova pala di Paquito dall'alto, vai Alvin! Parte, anche se è più controllata dell'anno scorso, comunque parte. Però avete visto che bella palla pesante che regala, ancora, vai! Buonissimi anche gli effetti, ancora un'altra vibora. Vai, un kick. Questo è facile, Alvin. Questo pure non era male, però. Questa avete visto? Un po'. Ho faticato alla terza palla consecutiva a tirare su la racchetta, non è andata proprio come speravo. Vai con le per tre. Chi so, Paquito, Questo invece era Pachino, ho esagerato. Vai, ancora un altro, Alvin. Proviamo un paio di smash per chiudere. Però racchetta secondo me molto più per giocatore di sinistra che di destra, anche se pure a destra livello avanzato non la sconsiglio, ma senza Esacor è finalmente un altro sport.
Alvin, l'ho provata dall'alto. Alvin, abbiamo fatto una super sfida. Adesso è il momento di dare i voti alla Bullpá Delac 04 firmata da Paquito Navarro. Che devo dire una cosa? Sai che mi piace proprio questo colore bianco, verde e nero. ¿Te gusta? Mi gusta mucho. Da fondo campo, 8, pallonetti, 7,5, arete, 8, controllo, 8, maneggevolezza, 6,5, uscita di palla, 8, punto dolce, 7, effetti, 8, potenza, 8,5, per 3, 8, smash, 8,5, vibora, 8,5, rapporto qualità-prezzo a 270 euro, 6,5. perché comunque, come avevo detto prima, essendo una racchetta firmata da un giocatore di punta di Premier sì. Padel, è un prezzo è comunque competitivo rispetto vedi, a quella di Galan, a quella di Esatto. Tapia, la nuova di Coelho che sta per uscire dovrebbe costare 3,60 o 3,80. Però c'è grande aspettativa per quella di Coelho, che cannone sarà. Finalmente. Finalmente. Adesso quindi abbiamo finito e ci salutiamo. Esatto. Alla prossima, ciao! Ciao.